Oggi Cristiano Luzzago ci racconterà la storia di un'icona mondiale, la Jaguar E-Type. Torniamo in Inghilterra con la maggiore icona della produzione automobilistica inglese, che è la Jaguar E-Type. Si parla di una vettura straordinaria, rivoluzionaria, che quando è nata nel 1961 ha sconvolto il panorama motoristico mondiale. Lo stesso Enzo Ferrari, nel vederla, ha detto: questa è la macchina più bella del mondo, ed aveva ragione, perché in un panorama automobilistico dove le vetture di alta gamma, quindi le più importanti, non facciamo i nomi, ancora avevano una struttura basata su un telaio Longheroni, delle sospensioni anteriori indipendenti con le molle, un assale rigido quasi sempre collegato al telaio con delle balestre. Questa vettura ha rivoluzionato il mondo, perché è partita da una scocca solida, unica, un unico nucleo, al quale sono attaccati due telaietti prodotti con degli acciai speciali di derivazione aeronautica, che hanno la funzione di supportare tutta la meccanica della macchina. Questi due telaietti nella parte inferiore alloggiano le barre di torsione. Infatti molti si stupiscono quando, aprendo il cofano della Jaguar E, non trovano le molle. Ma come mai? Perché questa macchina ha l'avantreno, la sospensione dell'avantreno, che è tenuta dalle barre di torsione. Quindi sono queste che, agendo longitudinalmente, a differenza delle molle che agiscono verticalmente, controllano l'assetto della vettura. Hanno anche la possibilità di regolazioni, quindi di poter essere anche alzate o abbassate a secondo di come vengono ruotati gli ingranaggi. Il motore stesso è portato da questo telaietto, e questo telaietto anteriormente è anche incerniato il cofano, che è metà della macchina. Posteriormente, viceversa, abbiamo un unico telaio scatolato applicato alla carrozzeria, che contiene un differenziale con abbinati nel sistema De Dion i freni a disco e due bracci oscillanti indipendenti tenuti da ben 4 ammortizzatori. Quindi è qualcosa di assolutamente rivoluzionario per l'epoca, soprattutto perché bisogna considerare che la Jaguar E non è altro che la trasposizione stradale della D-Type, quella famosa Jaguar che voi tutti avrete in mente con la pinna posteriore. Quindi qui parliamo di una vettura che viene introdotta su un panorama motoristico dove chi possedeva un'auto sportiva possedeva una Porsche 356 che aveva nella sua migliore espressione 95 cavalli, anzi all'epoca la 95 cavalli non c'era ancora, una Mercedes 190 SL con 100 cavalli, altre vetture di produzione comunque con potenze nettamente inferiori, perché qui parliamo di una vettura di serie che nasce con 265 cavalli, 240 km/h di serie, quindi non una vettura modificata, ma proprio come la produceva la fabbrica, con delle prestazioni assolutamente al di fuori della portata degli utenti dell'epoca. Infatti si fece subito la fama di essere la bara volante, fama del tutto ingiustificata. Oltretutto la distribuzione dei pesi è una distribuzione che va conosciuta per poter essere facilmente domata, quindi una vera sportiva a 360 gradi che oltretutto è dotata di 4 freni a disco. E qui è necessario sfatare un'altra leggenda, che la Jaguar E non frena. Non è vero che non frena, perché quando è nata la Jaguar E con 4 freni a disco era l'unica macchina sul mercato che aveva i freni a disco, perché Ferrari non li aveva, Porsche non li aveva, Maserati non li aveva. Tutte le altre case automobilistiche hanno incominciato ad utilizzare i freni a disco 2, 3, 4 anni dopo la Jaguar E. E i freni a disco nella Jaguar oltretutto erano sperimentati nelle competizioni con la D-Type e sono quelle che, oltre
alle notevoli prestazioni motoristiche che hanno consentito a queste vetture di essere sempre vittoriose sui campi di gara, perché potevano frenare molto dopo le altre vetture da competizione, quindi davano una prestazione globale veramente ottimale. Il motore, che possiamo vedere si apre in un modo molto inconsueto, come dicevamo, questa vettura ha stravolto tutti i canoni automobilistici ai quali eravamo preparati all'epoca. Con un semplice gesto di apertura del cofano è completamente a disposizione per la manutenzione, per la preparazione, per qualunque intervento, ed è tutto qui. Togliendo il cofano con 2 bulloni noi abbiamo la macchina a nudo con tutta la sua essenzialità: barre di torsione, motore, 3 carburatori SU, impianto di raffreddamento, quindi anche molto agevole come interventi meccanici. Il motore, che nasce nel 1949 con la K120, è il classico motore denominato XK, che continuerà ad essere utilizzato sulle vetture Jaguar fino alla metà degli anni 80 su praticamente tutte le vetture Jaguar, berline comprese, quindi un motore molto longevo, pensate dagli anni 40 agli anni 80, un motore altamente prestazionale, molto bello da vedere anche come architettura, perché questi 2 alberi a cami in testa con questi coperchi di alluminio lucidato e questi collettori da una parte mentre dall'altra i 3 carburatori lo rendono veramente anche a livello estetico un'opera d'arte a tutti gli effetti, ed è un motore estremamente robusto, un motore oltretutto che nelle competizioni, perché la Jaguar E ha anche avuto una storia di competizioni oltre alla D-Type, consentiva delle elaborazioni che lo portavano a livelli molto superiori sia di potenza che di velocità. La plancia della Jaguar E è estremamente essenziale. La prima serie 3008, questa è una prima serie 4002, montava una plancia centrale con tutto il tunnel in alluminio, che poi fu sostituito dalla plancia rivestita in pelle perché l'alluminio rifletteva e disturbava il guidatore. Il pilota ha di fronte a sé contagiri e contachilometri, che sono i 2 strumenti primari, e nella fascia centrale ci sono tutti gli strumenti che controllano gli altri servizi della vettura, quindi amperometro, strumento del carburante, manometro dell'olio, temperatura dell'acqua. E al di sotto, come un vero cockpit aeronautico quasi, abbiamo tutta una serie di interruttori a leva che comandano tutti gli altri servizi della vettura. Il cambio e il volante sono in una posizione molto ergonomica, infatti vedete che sono vicinissimi, con la mano posso toccare entrambi, e questo consente nella guida sportiva una soluzione ottimale. Il volante oltretutto ha la facilità di poter essere regolato come in poche vetture, ma come era abbastanza tradizionale per la Jaguar e per altre vetture inglesi, intendo poche vetture dell'epoca, e questo consente appunto una regolazione ergonomicamente perfetta. Il cambio, che nel 4.2 sostituisce il cambio originario MOS che aveva la prima non sincronizzata, è invece sincronizzato su tutti i rapporti ed ha degli innesti molto precisi e molto fluidi a tutte le velocità, che consentono una guida veramente molto agevole, molto snella, dei cambi di marcia molto veloci e quindi un vero utilizzo sportivo della vettura.